Anatoli Timofeevich Fomenko, nato in Russia, Donetsk, il 13 marzo 1945, è un accademico dell'Accademia Russa delle Scienze, membro a pieno titolo dell'Accademia Internazionale delle Scienze della Scuola Superiore, membro effettivo dell'Accademia Tecnologica delle Scienze della Federazione Russa, dottore in fisica e matematica, professore ordinario e direttore della cattedra di geometria differenziale e di applicazioni matematiche della Facoltà di Matematica Meccanica dell'Università Statale di Mosca. Ha risolto il noto problema di Plateau nella teoria delle superfici spettrali minime, ha ideato la teoria della classificazione dei sistemi integrabili dinamici hamiltoniani e nel 1996 ha vinto il premio di Stato nel campo della matematica per un ciclo di lavori sulla teoria delle invarianti delle varietà e dei sistemi dinamici hamiltoniani. Autore di 250 articoli scientifici, 24 monografie e libri di testo, esperto in geometria e topologia, calcolo variazionale, teoria delle superfici minime, topologia simplettica e geometria informatica. Rappresenta una figura di tutto rispetto in ambito accademico, autore tra l'altro di una trentina di manuali e testi di matematica, topologia e statistica tradotti in varie lingue e raccomandati fortemente anche nelle università italiane di fisica e matematica. Oltre che per la sua carriera accademica, Fomenko è diventato ormai famoso ancor più nel campo delle teorie alternative per la sua ricerca pluriennale iniziata negli anni 70 del Novecento, che lo ha portato ad essere l'artefice di una delle scoperte più sensazionali a cui si potesse assistere nel campo della ricerca. Sua e del suo team è la creazione della nuova cronologia, una revisione completa della versione cronologica consensuale di matrice scaligeriana su cui si basa la storia che fin da piccoli ci accingiamo a studiare nei libri di scuola. Come raccontato nel precedente video sulle datazioni astronomiche, che vi invito a guardare se non l'avete ancora fatto per comprendere meglio questo punto, la rimozione del mistero di meccanica celeste relativo al misterioso salto dell'accelerazione della Luna, noto come parametro di secondo, originò una questione importantissima. Le nuove datazioni delle eclissi offerte da Morozov, che spostavano le eclissi considerate antiche in su in periodi medievali più recenti a noi, risistemavano il quadro scientifico, e a questo punto le vecchie datazioni su cui si basava la cronologia scaligeriana erano messe in discussione e con loro la stessa versione cronologica che a questo punto non era più attendibile. Una domanda era lecito porsi a questo punto. Che cosa si sarebbe dovuto fare con la cronologia dell'antichità, considerando che le date scaligeriane delle eclissi erano state utilizzate per datare periodi storici ed erano saldamente legate a una massa di documenti storici diversi? A questo punto il vaso era stato appena scoperchiato ed era doveroso ormai continuare a scavare e comprendere se effettivamente la cronologia scaligeriana su cui si basa la storia consensuale fosse corretta o meno. Fomenko decise così di rivolgersi al professore dell'Università di Mosca, Postnikov, l'unico a conoscere le opere di Morozov, chiedendo di fargli delle lezioni. Dopo un'esitazione iniziale, Postnikov accettò e fece delle lezioni private a Fomenko e un gruppo di matematici della Facoltà di Matematica dell'Università Statale di Mosca, che iniziarono ad interessarsi a problemi legati alla cronologia, osservandoli dal punto di vista della matematica applicata. Apparve subito chiaro che in questo difficile campo non sarebbe stato possibile operare senza l'elaborazione di nuovi e indipendenti metodi di datazione. A questo punto, a Fomenko e la sua equipe si affiancò Gleb Vladimirovich Nosovsky, esperto di teoria delle probabilità e statistica matematica. Insieme provarono a far fronte alle necessità di trovare dei nuovi metodi indipendenti di datazione con un approccio puramente matematico. Quindi Fomenko e i suoi collaboratori si misero ad elaborare dei nuovi metodi matematico-statistici per la datazione degli eventi antichi. Questi metodi sono stati poi verificati sperimentalmente su una gran quantità di testi attendibili di epoca medievale e moderna dal XVI al XX secolo. Infine, una volta confermata la loro efficacia, sono stati applicati alla storia antica, ottenendo così un risultato che nessuno, nemmeno Fomenko, si aspettava, cioè la constatazione dell'inesattezza della cronologia attualmente adottata. E questo ha portato poi alla stesura della carta cronologica globale e all'elaborazione della nuova cronologia, cioè una ricostruzione degli eventi storici fondata su indiscutibili basi matematiche.
Quindi tutto parte da qui, dall'esigenza di individuare dei nuovi metodi di datazione indipendenti sia dalle datazioni della cronologia scrigeriana sia da quelle ottenute con gli imprecisi metodi classici che abbiamo affrontato in un video precedente. È proprio questa invasione di campo da parte dei matematici nei confronti di questioni storiche che non è stata molto gradita agli storici, soprattutto in luce dei risultati inaspettati. Ma vediamo più da vicino questi nuovi metodi matematici. Non spaventatevi, non entrerò in dettaglio nella parte matematica. Per chi è interessato alle dimostrazioni complete, rimando alla lettura del terzo capitolo del libro 400 anni di inganni, edito da Macro Edizioni, o per chi vuole andare anche oltre alla lettura dei libri e degli articoli in cui Fomenko ha esposto dettagliatamente questi metodi a tutta la comunità scientifica. Infatti, tra gli anni 80 e 90 Fomenko ha presentato e discusso pubblicamente i suoi metodi su riviste scientifiche o in seminari di ricerca matematica, confrontandosi così con tanti altri importanti accademici che hanno avuto modo di sottoporre a verifica tutto il suo lavoro. Supponiamo di aver trovato un testo storico X che descrive gli eventi che sono avvenuti in un intervallo di tempo molto ampio, da un certo anno A all'anno B. Generalmente il cronista è solito iniziare la datazione degli eventi che descrive a partire da un evento particolarmente importante, come per esempio la fondazione di una città o l'inizio del regno di un re. Ma noi come facciamo a risalire alla datazione reale di questi eventi descritti in questo testo storico? Se nel testo compaiono degli eventi che noi già conosciamo, allora tutto è molto semplice. E se invece gli eventi sono del tutto nuovi? E se invece, per esempio, sono eventi noti irriconoscibili perché descritti in un'altra lingua e quindi con nomi differenti? In questo caso la situazione si complica ed abbiamo bisogno di individuare delle caratteristiche oggettive che ci permettano di confrontare questo testo storico con altri testi di cui conosciamo già la datazione. Così facendo, se troviamo un testo in cui gli eventi descritti coincidono o sono molto simili agli eventi del testo X, riusciremo a datare gli eventi di questa nuova cronaca. Per stabilire la somiglianza tra due testi storici non possiamo basarci su valutazioni soggettive, cioè leggo i due testi ad occhio, valuto la loro somiglianza. Non funziona così, invece abbiamo bisogno di trovare un parametro oggettivo che ci permetta di determinare il grado di vicinanza delle due cronache in esame. Come Fomenko ci tiene a sottolineare più volte, siamo interessati ad una valutazione oggettiva e non soggettiva, perché le valutazioni soggettive lasciano il tempo che trovano. Come fare quindi? Partiamo dall'inizio, dal nostro testo storico X, che descrive gli eventi da un certo anno A all'anno B, in cui però le date degli eventi sono state registrate con un calcolo cronologico a noi sconosciuto, come detto in precedenza, per esempio a partire dalla fondazione di una città. Suddividiamo questo testo in capitoli. Ogni capitolo racchiude gli eventi avvenuti in un determinato anno che indichiamo con la lettera T. Quindi il testo X sarà suddiviso in capitoli X di T. Esempi di testi del genere sono numerosi, basti pensare agli annali in cui gli eventi sono descritti anno per anno o ai diari e così via. Quello che andremo a considerare è il volume di informazioni contenute in ogni capitolo dell'annale X. Per esempio, conteremo il numero di pagine di ogni capitolo o il numero di righe, oppure il numero dei nomi di tutti i personaggi storici menzionati in ciascun capitolo e così via. Quindi, per ogni capitolo calcoleremo il valore della funzione volume che indichiamo con l'espressione volume x di t. Ora prendiamo un altro testo storico Y che descrive gli eventi relativi allo stesso numero di anni della cronaca X, cioè se per esempio X descrive gli eventi avvenuti in 350 anni, anche Y deve descrivere eventi avvenuti in 350 anni. Anche l'annale Y lo suddividiamo in capitoli Y di t e per ciascun capitolo calcoliamo la funzione volume, per esempio contiamo il numero di pagine di ciascun capitolo. Ora possiamo rappresentare il tutto graficamente. Sull'asso orizzontale riportiamo gli anni e su quello verticale invece il valore del volume di informazioni contenuto in ciascun capitolo dell'annale X ed Y.
otteniamo una situazione come quella in figura. I due grafici sono diversi, questo dipende dall'interesse personale del cronista. Se per esempio X è una cronaca di storia dell'arte e Y un annale militare, allora i due cronisti descriveranno gli eventi secondo dei criteri completamente diversi. Se per esempio X è il cronista della parte perdente di una guerra, allora è naturale che non si soffermerà particolarmente nella descrizione della loro disfatta, mentre il cronista Y della parte vincente racconterà la stessa battaglia molto più in dettaglio per decantare la loro vittoria. Questo comporta un volume di informazioni differente per le due cronache e di conseguenza due grafici diversi. In questi grafici però possiamo notare che ci sono dei picchi, cioè ci sono degli anni che sono stati descritti in maniera più dettagliata. Questo perché un cronista può descrivere più dettagliatamente un anno di cui gli sono pervenute più informazioni. Per esempio, si sono meglio conservati un numero maggiore di documenti antichi relativi a quell'anno. Ora, consideriamo tutti i testi scritti dai contemporanei in ogni anno T tra e B. Per tutti i testi calcoliamo la funzione volume che indichiamo con CDT. CDT è il grafico del fondo originario di informazioni. Questo andamento è puramente teorico, in quanto noi in realtà non possiamo conoscerlo non essendo contemporanei di quegli eventi. Man mano che passano gli anni è ragionevole supporre che qualche testo venga perduto, quindi man mano il numero di testi sopravvissuti diminuisce e questo si traduce graficamente con l'andamento raffigurato da CM di T che indica il volume dei testi sopravvissuti nell'anno M successivo all'anno B. Andando avanti nel tempo, all'anno N avremo che il numero dei testi conservatisi sarà ragionevolmente minore, quindi avremo il grafico del volume Cn di T, con una situazione come quella descritta in figura. Possiamo notare che i grafici del fondo residuo CmDT e CnDT presentano orientativamente dei picchi negli stessi anni in cui li presenti il grafico del fondo originario. Sebbene man mano che passi il tempo l'altezza dei grafici diminuisca, tuttavia di quegli anni di cui originariamente i cronisti contemporanei hanno scritto una quantità maggiore di testi se ne conservano di più, quindi di conseguenza quegli stessi anni saranno descritti in maniera più dettagliata da cronisti degli annali X ed Y. In altre parole, gli anni con originariamente maggiori informazioni saranno anche gli anni di cui si conserveranno più informazioni, e quindi saranno sempre quelli gli anni in media descritti più in dettaglio da tutti i cronisti successivi, cioè negli anni in cui nel grafico del fondo originario troviamo dei picchi, all'incirca negli stessi anni avremo i picchi della funzione volume delle cronache di tutti i cronisti successivi. La posizione dei picchi resta la stessa. Quindi, se gli annali X ed Y stanno descrivendo gli stessi eventi, in questo caso diremo che X ed Y sono dipendenti, allora i picchi del grafico del loro volume devono presentarsi all'incirca negli stessi anni. Se invece X ed Y descrivono eventi diversi, diremo che X ed Y sono indipendenti, allora ci aspettiamo dei picchi in anni diversi. Quindi non dobbiamo fare altro che confrontare i due grafici e valutare quanto contemporaneamente i due grafici presentano i picchi. La statistica ci permette di calcolare un certo coefficiente P di XY, che ci permette di valutare la vicinanza tra i picchi. Questo coefficiente rappresenta la probabilità che la vicinanza tra i picchi dei due grafici sia un evento dettato puramente dal caso o meno. Minore è il valore di questa probabilità, tanto più le posizioni dei vari picchi coincidono e quindi i due annali descrivono gli stessi eventi. Tra il 1978 e il 1985, Fomenko ha verificato sperimentalmente questo principio di correlazione dei picchi massimi, applicandolo su alcune decine di testi storici reali. Così facendo, è emerso che il coefficiente P di XY per testi indipendenti assume un valore che va da 10 alla meno 2 ad 1, mentre per testi dipendenti P di XY ha un valore minore o uguale a 10 alla meno 8. Possiamo quindi notare che il valore del coefficiente P di XY si differenzia di diversi ordini di grandezza tra il valore per le coppie dipendenti ed indipendenti. Quindi c'è una differenza sostanziale
per cui questo coefficiente distingue efficacemente i testi storici dipendenti da quelli indipendenti. In altre parole, per testi indipendenti la somiglianza è puramente casuale ed i testi descrivono eventi diversi, mentre per testi dipendenti la probabilità che la somiglianza tra i testi sia dettata dal caso è bassissima. In altre parole, i due testi non sono simili per puro caso, ma perché effettivamente descrivono gli stessi eventi. Nel calcolo dei grafici del volume di informazioni dei due annali X ed Y, finora abbiamo preso in considerazione il numero di pagine di ciascun capitolo, ma possiamo fare la stessa cosa anche per il numero di nomi citati in ogni capitolo, o il numero di riferimenti ad un dato anno in tutto l'annale e così via. Quello che si nota è che per annali dipendenti i grafici della funzione volume, così calcolati, hanno dei picchi tutti sempre all'incirca negli stessi anni. Quindi, ritornando al problema di partenza, abbiamo trovato un testo storico X che descrive degli eventi di cui non conosciamo la datazione reale. Suddividiamo il testo X in capitoli, calcoliamo il suo grafico del volume e confrontiamolo con quello di tutti gli altri testi storici Y di cui già conosciamo la datazione. Se troviamo un testo Y per cui il coefficiente P di XY assume un valore minore o uguale di 10 alla meno 8, allora i due testi descrivono lo stesso flusso di eventi nello stesso intervallo di tempo nella storia della stessa regione e quindi, essendo già nota la datazione di Y, siamo riusciti a datare anche X. Ma vediamo un esempio di applicazione di questo metodo. Come testo X prendiamo il testo contemporaneo di Sergiev, perdonate la pronuncia, Saggi sulla storia di Roma antica, e come testo Y la storia di Roma di Tito Livio. Entrambi i testi descrivono gli eventi avvenuti tra il 757 a.C. ed il 287 a.C. Si può chiaramente notare che i grafici del volume dei due testi presentano i picchi quasi contemporaneamente negli stessi anni. Il coefficiente P di XY in questo caso assume il valore di 2 per 10 alla meno 12, quindi i due testi sono dipendenti, cioè descrivono gli stessi eventi. Ma questo non sorprende perché effettivamente i due testi descrivono lo stesso periodo della storia di Roma. Questo è solo un esempio di applicazione, altri ne vedremo verso la fine. Grazie al metodo di correlazione dei picchi massimi possiamo risalire alla datazione reale degli eventi del nostro testo storico X. Ora, come facciamo a verificare che effettivamente gli eventi siano disposti in ordine cronologico all'interno del testo e se ci sono dei duplicati, cioè degli eventi che sono stati descritti più volte? Per far fronte a tutto ciò, Fomenko ha elaborato il principio di smorzamento e duplicazione delle frequenze. Anche in questo caso ci concentreremo su un'analisi fondata su elementi quantitativi dei testi più che su un'analisi semantica di essi equivoca e vaga. Questa volta ci concentreremo sui nomi propri citati all'interno del testo. Dato sempre il nostro testo X, che descrive gli eventi in un intervallo di tempo piuttosto ampio dall'anno A all'anno B, suddividiamo questa volta il testo in capitoli generazione, cioè ogni capitolo racchiude gli eventi relativi ad una particolare generazione, per esempio alla generazione numero T corrispondente il capitolo X di T. La durata media di ogni generazione è stata calcolata da Fomenko sulla base dell'elaborazione delle tavole di Blair, come la durata media del regno di un re pari a 17,1 anni. Ora quindi i capitoli di generazione sono disposti nel giusto ordine cronologico all'interno del testo? Ci sono dei duplicati? Possiamo ragionevolmente supporre che in un intervallo di tempo sufficientemente ampio il cronista attribuisca a personaggi diversi nomi diversi, dato che a tutto gli interessa non confondersi tra i vari personaggi. Inoltre, prima del capitolo generazione X di Q, relativo alla generazione numero Q, i personaggi della generazione numero Q, non essendo ancora nati, nei capitoli precedenti non vengono menzionati. Nel capitolo X di Q, invece, il cronista deve parlare soprattutto dei personaggi di questa generazione, mentre nei capitoli successivi il cronista menzionerà sempre meno i personaggi della generazione Q, in quanto sarà impegnato a narrare gli eventi relativi alle nuove generazioni,
quindi i riferimenti a personaggi di Q, mano a mano che passano gli anni, diminuiranno fino a scomparire. Come possiamo tradurre tutto ciò graficamente? Per ciascuna generazione contiamo il numero di volte che questa generazione viene citata dal cronista in ogni capitolo. Definiamo quindi K di Qt come il numero di volte che la generazione Q viene citata nel capitolo numero T. Ora costruiamo un grafico posizionando sull'asse orizzontale il numero del capitolo generazione, sull'asse verticale invece il valore di K di Qt, dove Q è fissato ed è il numero della generazione presa in esame mentre T varia. Questo lavoro lo ripetiamo per ogni generazione del testo X. Ora, se i capitoli di generazione sono disposti nel giusto ordine cronologico, ciascun grafico K di Qt deve avere questo andamento ideale. A sinistra del capitolo relativo alla generazione Q il grafico è uguale a 0, in quanto i personaggi di Q ancora non sono nati. Nel punto Q assume un valore massimo, mentre a destra di Q il grafico tende via via a smorzarsi in quanto man mano che passa il tempo i personaggi di Q saranno menzionati sempre più meno volte. Quindi, se i grafici K di Qt relativi a tutte le generazioni hanno un andamento simile a quelli ideali in figura, allora i capitoli del testo X sono disposti in ordine cronologico. Anche questo principio è stato verificato sperimentalmente su decine di testi storici di grandi dimensioni relativi ad eventi del XVI-XX secolo. Supponiamo ora che per una generazione Q otteniamo un grafico K di Qt con un andamento come questo in figura, in cui nel capitolo R successivo a Q il grafico presenta un altro picco. Questo andamento è diverso da quell'ideale, i capitoli quindi non sono disposti cronologicamente, ma ora vediamo il grafico relativo alla generazione R. Se K di RT ha valore costante pari a 0, questo significa che nel capitolo numero R non ci sono nomi nuovi, cioè il capitolo non descrive gli eventi di una generazione nuova, ma descrive eventi di una generazione precedente, la numero Q. Quindi effettivamente il capitolo R è un duplicato di Q e per riavere l'andamento ideale dobbiamo risistemare l'ordine dei vari capitoli e far coincidere il capitolo R con il capitolo Q. In conclusione, se nel testo X troviamo due capitoli per i quali i due grafici hanno un andamento come quelli in figura, allora questi due capitoli molto probabilmente sono dei duplicati, cioè descrivono gli stessi eventi e quindi possiamo considerarli identici. Questo vale anche per l'identificazione di 2, 3 o più duplicati. Anche questo metodo è stato sottoposto a verifica sperimentale, in particolare il principio dello smorzamento delle frequenze e del rilevamento dei duplicati sono stati applicati alla Bibbia. Fra il 1974 e il 1979 Fomenko ed i suoi collaboratori hanno realizzato un enorme lavoro in cui hanno composto l'elenco completo di tutti i nomi presenti nella Bibbia, che poi hanno suddiviso in 218 capitoli generazione e per ogni generazione hanno calcolato l'andamento reale del grafico della distribuzione dei riferimenti a quella generazione in ciascun capitolo. Questo gli ha permesso di riconoscere con successo i duplicati già noti e di individuarne di nuovi. È stato un lavoro veramente enorme sui 2000 nomi presenti in totale nella Bibbia e decine di migliaia di citazioni. Per approfondire vi rimando al capitolo 5 di Cronologia 1. Come sottolinea Fomenko, questi metodi funzionano con caratteristiche quantitative e numeriche del testo e non richiedono alcuna analisi semantica, cioè non si tratta di un'interpretazione soggettiva data dalla lettura e dall'analisi del testo, ma di una valutazione oggettiva basata su un elemento particolare delle cronache che è stato possibile quantificare numericamente. Cioè, per esempio, nel primo metodo si sono concentrati sulle pagine di ciascun capitolo, le hanno contate, poi hanno rappresentato tutto graficamente, mentre ora hanno considerato i nomi dei personaggi, hanno contato il numero di volte in cui ciascun nome è stato citato dal cronista ed hanno ancora una volta rappresentato il tutto graficamente. Dall'analisi dei grafici poi sono riusciti a dedurre le loro valutazioni relative al testo in esame. Supponiamo di aver trovato un testo storico X in cui viene descritta una dinastia di regnanti con indicata la durata di ciascun regno. Si tratta di una dinastia nuova oppure di una dinastia già conosciuta descritta in termini completamente diversi
e per questo irriconoscibile? Per convenzione, da qui in poi con dinastia reale intendiamo una dinastia realmente esistita, mentre con dinastia annalistica indichiamo la dinastia descritta in un annale. Con dinastia inoltre si intende una sequenza continua di regnanti di una regione, ma senza assumere che il trono passi sempre ereditariamente da padre a figlio. Ora, la stessa dinastia reale M può essere descritta in maniera completamente differente da cronisti diversi, in quanto ognuno la descriverà in base al proprio punto di vista, a seconda delle proprie antipatie o simpatie, o anche in base alle pressioni politiche ricevute. Però, al di là di queste valutazioni soggettive diverse tra i vari cronisti, ci sono delle caratteristiche o informazioni che sono indipendenti dalle preferenze dei cronisti. Una di queste è la durata del regno di ciascun regnante. È alquanto difficile che un cronista per delle motivazioni particolari sia spinto ad alterare intenzionalmente la durata del regno di un re. Al massimo ci possono essere delle imprecisioni nel calcolo degli anni di ciascun regno dovute a difficoltà oggettive date dalla mancanza di informazioni o dalla presenza di una documentazione inesatta. Gli errori principali che i cronisti possono commettere nel calcolo della durata di ciascun regno sono tre. Innanzitutto possono confondere e scambiare tra di loro due re vicini, oppure possono sostituire due re con uno, cioè possono accorpare due regni diversi attribuendoli ad un solo re, a cui corrisponderà quindi un regno con una durata pari alla somma degli anni di regno dei due re singoli, ed infine possono commettere degli errori proprio nel calcolo della durata stessa del regno di un re. In questo caso maggiore è la durata del regno e maggiore è l'errore commesso dai cronisti. Ora, dato un testo storico X in cui viene descritta una certa dinastia reale M, il cronista riporta la durata calcolata da lui del regno di ciascun re, che possiamo rappresentare con questa successione di numeri: A uguale a 1, a 2, a 3, a K, dove A1 è la durata del regno del primo re e così via. A quindi è la dinastia annalistica descritta nell'annale X. Consideriamo un altro testo storico Y in cui viene descritta la dinastia annalistica B. Formuliamo quindi la nostra ipotesi statistica che definiamo come il principio delle piccole alterazioni dinastiche. Se due dinastie annalistiche A e B si differenziano poco l'una dall'altra, allora esse rappresentano la stessa dinastia reale M e diremo quindi che le due dinastie annalistiche A e B sono dipendenti. Se invece le due dinastie annalistiche A e B si differenziano notevolmente l'una dall'altra, allora esse raffigurano due dinastie reali M ed N diverse, quindi diremo che le due dinastie annalistiche A e B sono indipendenti. In altre parole, stiamo ipotizzando che cronisti diversi nella descrizione di una stessa dinastia reale M alterino di poco le durate dei vari regni di questa dinastia. Questa ipotesi statistica va sottoposta a verifica sperimentale. Se viene verificata, abbiamo quindi individuato una proprietà importante che caratterizza l'attività dei cronisti, cioè le dinastie annalistiche che derivano da una stessa dinastia reale si differenziano tra loro meno di quanto si differenziano tra loro dinastie annalistiche descriventi dinastie reali effettivamente diverse. Quindi tutto si riduce alla valutazione della vicinanza tra le dinastie annalistiche A e B. Le dinastie annalistiche A e B si possono rappresentare visivamente come in figura, dove nell'asse orizzontale è riportato il numero del re e nell'asse verticale il valore della durata del regno del re corrispondente a quel numero. A noi quindi interessa valutare la distanza tra le due dinastie. Per fare ciò, considerando le due dinastie A e B come dei vettori nello spazio R alla K, il modo più semplice e immediato è quello di calcolare la distanza euclidea tra questi vettori. Ma esperimenti effettuati con dinastie concrete mostrano che questa distanza non è in grado di distinguere efficacemente le dinastie dipendenti da quelle indipendenti. Inoltre, nemmeno la somiglianza visiva dei due grafici può essere tenuta in considerazione, perché il fatto che ad occhio i due grafici sembrano simili non è un parametro efficace. Noi siamo interessati ad una valutazione oggettiva affidabile, quello che cerchiamo è un parametro che ci possa dare una misura della distanza tra le due dinastie. In particolare questa distanza deve essere piccola tra dinastie dipendenti e grande tra dinastie indipendenti, cioè questo parametro deve assumere valori che si devono differenziare significativamente tra loro, cioè devono avere degli ordini di grandezza molto lontani tra loro.
proprio come è successo con il coefficiente P di XY nel metodo di correlazione dei picchi massimi. Per non appesantire troppo questa trattazione preferisco tralasciare il calcolo di questo coefficiente. Per approfondire questa parte vi rimando al capitolo 3 del libro 400 anni di inganni o al capitolo 5 di Cronologia 1. In ogni caso è importante sottolineare che nel calcolo di questo coefficiente è stato tenuto conto degli errori che i cronisti possono commettere nel calcolo delle durate del regno di un re. A ciascun tipo di errore è stata attribuita la giusta rappresentazione matematica e comunque gli errori dei cronisti risultano molto più piccoli del valore che distingue le dinastie indipendenti. Quindi alla fine anche in questo caso è stato possibile individuare questo coefficiente che ci permette di distinguere le coppie di dinastie annalistiche dipendenti ed indipendenti. Tra il 1977 e il 1979 Fomenko ed i suoi collaboratori eseguirono la verifica sperimentale di questo metodo. A questo scopo usarono le tavole cronologiche di Blair che contengono tutti i dati cronologici ufficiali della versione scaligeriana della storia europea, del Mediterraneo, dell'Egitto e dell'Asia dal 4000 a.C. al 1800 d.C. A questi dati ne sono stati aggiunti altri presi da tabelle e monografie medievali contemporanee. Dopodiché è stata stilata la lista completa di tutte le dinastie annalistiche di 15 re. Da questo esperimento di calcolo è stato possibile osservare che per dinastie indipendenti il coefficiente CDAB assume valori maggiori o uguali a 10 alla meno 3, mentre per dinastie dipendenti assume valori minori o uguali a 10 alla meno 8, di solito varia tra 10 alla meno 12 e 10 alla meno 10. Possiamo osservare quindi che c'è una distanza di diversi ordini di grandezza tra il valore che questo coefficiente assume per dinastie dipendenti ed indipendenti, quindi effettivamente questo coefficiente distingue efficacemente le coppie di dinastie dipendenti ed indipendenti. Anche stavolta il coefficiente CDAB ha il valore di una probabilità, lo possiamo definire come probabilità di coincidenza casuale delle dinastie A e B. In altre parole, la probabilità che la somiglianza tra le due dinastie annalistiche sia del tutto dettata dal caso è bassissima. Abbiamo solo una probabilità su 100 miliardi che ciò si verifichi, mentre per dinastie indipendenti la probabilità che la somiglianza sia casuale è più alta, di 1 su 1000 o anche di più. Quindi, ricapitolando, questo metodo ci permette di individuare le dinastie annalistiche dipendenti, cioè le copie di una stessa dinastia reale, e questo ha portato all'individuazione di quelli che Fomenko chiama i duplicati fantasma nella cronologia scaligeriana. Oltre che per l'individuazione dei duplicati, questo metodo può anche essere utilizzato per la datazione di un testo storico. Infatti, dato un testo storico X in cui è descritta una dinastia A, se tra tutte le dinastie annalistiche D note che già sono state datate ne individuiamo una per cui il coefficiente CDAD assume un valore minore o uguale di 10 alla meno 8, allora la dinastia A descritta nel testo storico X non è nient'altro che una copia di questa dinastia D, e così facendo siamo riusciti a risalire alla datazione reale della dinastia annalistica A e di conseguenza dell'annale X. Anche questa volta, come ci tiene più volte a sottolineare lo stesso Fomenko, per valutare la somiglianza o meno tra due dinastie o come per i metodi precedenti tra due testi storici, non possiamo affidarci a delle valutazioni soggettive, ma a valutazioni basate su un'ampia verifica numerica, perché le interpretazioni soggettive ad occhio date dalla lettura del testo non sono affidabili. Secondo la versione di Scaligero della storia, i cronisti avevano una strana attrazione per i vecchi tempi, in quanto avevano l'abitudine di attribuire a governanti loro contemporanei delle qualità o delle imprese di altri regnanti antichi, morti ormai da tempo. In pratica, non avendo evidentemente nulla da raccontare in merito ai re loro contemporanei, i cronisti si sarebbero arrangiati attribuendo loro le gesta dei re del passato. Ma ciò sembra alquanto strano. Possibile che i cronisti non sapessero nulla degli eventi a loro contemporanei, ma conoscessero perfettamente eventi ormai passati da tempo? Non possiamo dire che questo non sia potuto veramente succedere, ma casi del genere dovrebbero essere una rarità, non una norma. Un regnante realmente esistito, venendo descritto da un cronista, acquisisce una biografia storico-letteraria
che può anche non aver nulla a che fare con la sua biografia reale e che può anche assumere le caratteristiche di una leggenda. A noi non interessa ricostruire la biografia reale di un re, cosa che non sarebbe nemmeno possibile trattandosi di eventi ormai del passato. Invece ci interessa identificare tra la moltitudine di testi biografici quelli che descrivono una stessa persona, ma che essendo stati scritti da cronisti differenti, non sono stati riconosciuti da cronisti successivi e dai cronologisti medievali come biografie di uno stesso personaggio, e quindi sono stati considerati come biografie di due persone diverse che sono state collocate anche in epoche completamente diverse. Ed è così quindi che un personaggio reale si è moltiplicato dando origine a sue immagini riflesse fantasma. Per poter analizzare questo effetto scaligeriano è stato introdotto il metodo dei questionari codice. Come detto in precedenza, ciascun cronista descrive il regno di un re in maniera diversa in base alle proprie preferenze e alle pressioni politiche a cui è stato sottoposto, ma al di là di queste valutazioni soggettive che variano da cronista a cronista, ci sono una serie di fatti invarianti, cioè indipendenti dalle preferenze dei cronisti. Una di queste caratteristiche invarianti è per esempio la durata del regno che abbiamo trattato nel metodo precedente, ma ce ne sono anche altre. I questionari codice formulati da Fomengo elencano 34 punti che rappresentano delle caratteristiche invarianti della biografia storico-letteraria di un regnante disposti in ordine decrescente di invarianza, cioè di indipendenza dalle attitudini del cronista. Quindi, ricapitolando, di ogni personaggio storico noi non possiamo risalire alla sua biografia reale, ma conosciamo solo la biografia storico-letteraria riportata dai cronisti, da cui selezioniamo quei dettagli invarianti elencati nei questionari codice. Quindi per ogni personaggio ora compiliamo un questionario codice QC. Ora consideriamo un'annale X in cui è descritta la dinastia A. Per ognuno di questi regnanti compiliamo il suo questionario codice. Otteniamo così una sequenza di questionari codice, ognuno per ciascun regnante. Questa sequenza la chiamiamo flusso dei questionari codice della dinastia A. Prendiamo un altro annale Y in cui è descritta la dinastia B con lo stesso numero K di regnanti successivi. Per ciascun regnante compiliamo il questionario codice ottenendo così il flusso di questionari codice della dinastia B. Ora, come possiamo stabilire se le due dinastie A e B degli annali X ed Y descrivono la stessa dinastia reale e quindi di conseguenza i testi X ed Y descrivono gli stessi eventi oppure invece descrivono dinastie e quindi eventi diversi? Dobbiamo quindi confrontare le dinastie. Se la durata del regno di ciascun regnante è nota, possiamo applicare il principio delle piccole alterazioni dinastiche descritto in precedenza. In caso contrario la situazione si complica ed è per questo che è stato elaborato un metodo simile per poter individuare le copie della stessa dinastia dal confronto dei flussi dei questionari codice di ciascuna dinastia. A questo scopo è stato formulato un principio simile a quello delle piccole alterazioni dinastiche. Se i flussi dei questionari codice di due dinastie annalistica e B si differenziano poco l'uno dall'altro, allora rappresentano la stessa concreta dinastia. Se i flussi dei questionari codice di due dinastie annalistiche A e B sono lontani l'uno dall'altro, allora rappresentano dinastie diverse. Ora, ad ogni voce del questionario codice attribuiamo un punteggio il cui valore è stato stabilito sperimentalmente. Per le voci dalla 1 alla 10, esclusa la 3 della durata del regno, useremo i punti 0, più 1, meno 1. Dalla 11 alla 21 utilizzeremo i punti 0, più un mezzo, meno un mezzo. Dalla 22 alla 33 invece 0, più un terzo, meno un terzo. Trascuriamo la voce numero 3 della durata del regno perché per questa è stato elaborato il principio delle piccole alterazioni dinastiche ed anche la voce numero 34 relativa ad altri fatti della biografia perché nella maggioranza dei casi risultano difficilmente confrontabili. Ora per ciascuna coppia di regnanti delle dinastie A e B confrontiamo ciascuna voce del loro questionario codice. Se le informazioni coincidono, allora attribuiamo il punteggio più 1, più un mezzo o più un terzo a seconda del numero della voce. Se non coincidono e si contraddicono, allora attribuiamo a questa voce il punteggio negativo. Se invece non coincidono né si contraddicono, allora le informazioni sono neutre ed il punteggio di questa voce è pari a 0.
Per esempio, consideriamo la voce numero 5 sulla causa di morte del regnante. Se entrambi i due re sono morti di morte naturale, il punteggio è 1. Se uno è morto di morte naturale e l'altro per via di un complotto, allora le due informazioni sono contraddittorie ed il punteggio associato è -1. Se invece non è indicata la causa della morte dei re, allora il punteggio associato è 0. Ad ogni coppia di voci numero J associamo il punteggio EJ, quindi prendiamo i regnanti numero I delle due dinastie, confrontiamo ciascuna voce dei due questionari codici relativi a due regnanti QCI e QCI' ed eseguiamo la somma dei punteggi. Per ciascuna coppia di regnanti delle due dinastie, quindi, confrontiamo i questionari codice ottenendo il punteggio complessivo ed infine eseguiamo la media aritmetica dei vari punteggi. Il coefficiente così ottenuto E di AB ci dà la misura della vicinanza dei flussi dei questionari codici delle due dinastie annalistiche A e B, proprio come il coefficiente C di AB calcolato nel principio delle piccole alterazioni dinastiche. Quindi, date due dinastie annalistiche A e B, la coppia di coefficienti C di AB ed E di AB ci permette di distinguere efficacemente le dinastie dipendenti da quelle indipendenti, cioè le dinastie che corrispondono ad una stessa dinastia reale da quelle che invece corrispondono a due dinastie reali differenti. Questi metodi quindi ci permettono di stabilire se ci troviamo di fronte a dei duplicati, cioè a due diverse descrizioni annalistiche di una stessa dinastia. Va sottolineato che questo metodo mette a confronto due lunghi flussi dinastici, cioè non basta confrontare solo la biografia di una singola coppia di regnanti e stabilire se queste si somiglino o meno. Non ci vuole molto a selezionare due biografie simili di due personaggi diversi a noi contemporanei, di fatti simili se ne possono trovare molti. Quindi, dal confronto delle biografie di soli due re, non possiamo trarre alcuna conclusione cronologica, perché le similitudini tra gli eventi descritti possono essere dovute ad un semplice gioco del destino. Ben diversi invece quando due lunghe sequenze di regnanti successivi e quindi due lunghi flussi di biografie risultano incredibilmente simili. In questo caso è ben difficile che questa somiglianza tra le biografie di una lunga sequenza di regnanti sia data dal caso. Il metodo statistico, seppur in maniera grossolana, ci permette proprio di valutare la probabilità che questa somiglianza sia casuale e quindi data da un semplice gioco del destino o meno. Se la probabilità di coincidenza casuale è bassa, allora questo rafforza i nostri sospetti di trovarci di fronte alla moltiplicazione di una stessa dinastia reale descritta in annali diversi. Lo ripeto, questa somiglianza non è stata attribuita ad occhio e croce, ma attraverso dei metodi formali dal confronto di due lunghe sequenze di 15 o 20 regnanti consecutivi. Questo quindi ci permette di stabilire se ci troviamo di fronte ad una coppia di dinastie duplicato e al contempo di fronte ad una sera contraddizione all'interno della versione scaligeriana della storia. Infine Fomenko elaborò un metodo per il giusto allineamento cronologico delle carte geografiche antiche. Ogni carta geografica riflette lo stato di conoscenza all'epoca in cui è stata prodotta. Man mano che si svilupparono le conoscenze scientifiche, le mappe miglioravano sempre più, cioè la quantità di informazioni sbagliate via via diminuiva mentre la quantità di informazioni corrette aumentava sempre più. Siamo interessati alla formulazione di un metodo statistico che ci permetta di datare le varie carte geografiche e in particolare di trovare il giusto ordine cronologico tra le varie mappe che si sono conservate sulla base dell'analisi delle loro caratteristiche geografiche e terminologiche. Avendo a che fare con lo studio di un numero considerevole di dati geografici abbastanza eterogenei e fissati nelle mappe antiche, è stato utile creare un database in cui ogni mappa ha la sua tabella identificativa in cui sono indicate tutte le sue caratteristiche di base ordinate per importanza, cioè invarianza, e per frequenza del loro utilizzo da parte dei cartografi. Quindi ad ogni carta geografica corrisponde il suo formulario carta codice, costituito da queste 7 voci. Gli esperimenti eseguiti tra il 1979 e il 1980 hanno permesso a Fomenko di formulare e confermare il seguente principio del miglioramento delle carte geografiche.
Se una sequenza di carte geografiche è ordinata cronologicamente, allora nel passaggio dalle vecchie carte a carte più nuove avvengono i seguenti processi. Le caratteristiche inesatte, cioè non corrispondenti alla geografia reale, spariscono e non compaiono più. In altre parole, gli errori sulle carte non si ripetono. Le caratteristiche esatte invece si fissano e si mantengono in tutte le carte successive. In altri termini, le informazioni giuste non vengono dimenticate. Alla fine questo principio è un principio logico, comprensibile, che riflette semplicemente le esigenze pratiche in funzione del ruolo che le mappe hanno sempre avuto nella pratica nautica e militare. Questo principio è simile a quello dello smorzamento delle frequenze in cui andavamo a rappresentare il grafico della frequenza dei riferimenti alla generazione Q nei vari capitoli. Allo stesso modo prendiamo una sequenza di carte geografiche e costruiamo il grafico delle frequenze LDQT, dove LDQQ è il numero delle caratteristiche geografiche comparse per la prima volta nella carta numero Q, mentre il numero LDQT mostra quante di queste caratteristiche sono rimaste nella carta successiva di numero T. Se tutti i grafici LDQT sono simili al grafico ideale in figura, allora le carte sono disposte nel giusto ordine cronologico. Fomenko ed i suoi collaboratori, nonostante siano pervenute fino a noi poche carte autenticamente antiche, sono riusciti lo stesso a verificare sperimentalmente questo modello teorico. Il principio del miglioramento delle carte geografiche quindi ci offre un metodo per la datazione delle mappe antiche. Sia a una certa carta di cui non conosciamo la datazione, costruiamo la tabella carta codice ad essa relativa e la inseriamo nel database di tutte le mappe già datate. Assegniamo alla carta A il numero Q e costruiamo il grafico LDQT. In questo modo troviamo l'ordine cronologico corretto per l'intera sequenza di mappe e la giusta posizione della mappa A tra le varie carte geografiche già datate. Dal lavoro di Fomenko e dei suoi collaboratori è emerso che la successione delle carte medievali iniziò nell'XI-XII secolo con carte assolutamente primitive. In seguito la qualità delle mappe andò migliorando fino a raggiungere un livello soddisfacente solo alla fine del XVI ed inizio XVII secolo. Il metodo sviluppato da Fomenko ha permesso di datare le carte geografiche con risultati inaspettati. Un esempio è la famosa carta tratta dalla geografia di Tolomeo, considerata molto antica, ma secondo questo metodo non risulta essere del II secolo, bensì del XV-XVI secolo. Come la non meno famosa antica carta Tabula Peutingeriana, che è risultata non essere dell'inizio dell'era cristiana, all'epoca di Augusto, ma risalente ai secoli XIII-XV. Questa invece è la carta di Hans Rust del 1480, che è un esempio emblematico del livello delle conoscenze geografiche del XV secolo. Più che una mappa possiamo parlare di un elenco disegnato di una lista di paesi e di popoli con alcune città. Quindi si può notare come il livello delle mappe del XV secolo fosse ancora molto primitivo. Siamo di fronte molto probabilmente ad una cartografia che era ancora ai primi passi. Per questo motivo le carte cosiddette antiche, di livello assai più elevato che oggi vengono fatte risalire ai secoli XIV-XV, sono finite nel passato solo grazie alla cronologia scherigeriana, mentre il loro posto è nei secoli XVII-XVIII. Questa invece è la carta del mondo composta da Isidoro fatta risalire al VII secolo, tuttavia pubblicata in un libro presumibilmente del XV secolo. È una carta assai primitiva che rispecchia le rappresentazioni del mondo che avevano i cartografi del XV secolo. Infine, questa è la carta del mondo dell'antico filosofo tardo romano Marcovio, comparsa in un libro solo nel 1483. Anche qui il livello della rappresentazione è assai primitivo e riflette le conoscenze dei cartografi del XV-XVI secolo. Ricapitolando, per far fronte all'esigenza di nuovi metodi indipendenti di datazione alla luce di tutte le problematiche legate alle datazioni astronomiche e a metodi classici imprecisi, Fomenko, con l'aiuto dei suoi collaboratori, decise di provare ad applicare le nuove conoscenze matematico-statistiche allo studio dei testi storici. Da matematico era naturale che affrontasse la questione da un punto di vista appunto matematico.
Questo gli permise di scoprire delle regolarità interessanti nel processo di stesura di lunghi testi storici da parte dei cronisti. Da queste regolarità hanno preso forma i principi che abbiamo visto, come per esempio il principio di correlazione dei picchi massimi, il principio del miglioramento delle carte geografiche e così via. Sulla base di questi principi, Fomenko poi ha elaborato i metodi per la datazione dei testi storici che abbiamo affrontato precedentemente. Questi metodi statistici sono poi stati sottoposti a verifica sperimentale su un gran numero di testi dal XIII al XX secolo. Naturalmente, i risultati ottenuti attraverso l'applicazione di questi metodi non sono dei risultati assoluti. Si tratta pur sempre di una datazione statistica, ma la corrispondenza di queste datazioni con quelle conosciute precedentemente indicano l'obiettività e l'affidabilità di questi nuovi metodi matematici. Come ci tiene a sottolineare lo stesso Fomenko, anche se non sempre specificato, è da tenere in mente che le datazioni fornite da questi metodi sono datazioni statistiche. Quindi il primo risultato importante del lavoro di Fomenko è stata la scoperta delle leggi che regolano la distribuzione delle informazioni nelle cronache antiche e la formulazione e la verifica sperimentale di nuovi metodi statistici di datazione. Dopodiché Fomenko è passato all'applicazione di questi metodi empirico-statistici agli eventi della storia antica e medievale dell'Europa, dell'Egitto e del Mediterraneo. Cercò di analizzare tutte le versioni conservate delle datazioni di eventi particolari. È un dato di fatto che testi antichi e medievali spesso differiscono rispetto alla datazione di molti eventi importanti. Per questo motivo, per essere il più vicino possibile alla versione originale, Fomenko prese in considerazione la versione dei testi dall'XI al XVI secolo, in quanto i cronologisti dell'epoca erano più vicini agli eventi antichi descritti, e questo è un aspetto molto importante. Le versioni registrate tra il XVII ed il XX secolo spesso sono la conseguenza di una versione secondaria, spesso sfocata dello schema cronologico originale. Fomenko quindi ha passato alla raccolta della descrizione di praticamente tutti i principali eventi che hanno avuto luogo in Europa, nel Mediterraneo, in Egitto e nel Vicino Oriente tra il 4000 a.C. ed il 1900 d.C. I dati sono stati presi dalle tavole di Blair ed altre 14 tavole, completando il tutto con le informazioni provenienti da più di 200 testi, cronache, annali, eccetera. Tutte queste informazioni, guerre, conflitti, eventi principali, re, imperi e così via, furono rappresentate graficamente su una superficie piana, andando a formare la carta cronologica globale, sviluppata lungo l'asse verticale del tempo. Un'opera veramente impressionante al quale Fomenko ha dedicato qualche anno di lavoro grazie anche all'aiuto dei vari partecipanti al progetto Nuova cronologia statistica che all'epoca aveva avuto origine. Ogni epoca, con tutti i suoi eventi espressi secondo date scaligeriane, fu dettagliatamente raffigurata nel posto corrispondente sulla carta, lungo l'asse del tempo. Ogni evento fu inoltre rappresentato da un punto o da un segmento orizzontale sulla superficie. Eventi simultanei sono stati rappresentati uno sull'altro così da evitare qualsiasi ambiguità. In questo modo la carta cronologica globale, che fisicamente occupa una superficie di qualche decina di metri quadrati, si configura come un manuale completo di storia antica e medievale espresso in datazioni scaligeriane. Al materiale raccolto sono stati applicati nuovi metodi statistici sviluppati da Fomenko. Tutte le possibili coppie di epoche insieme ai testi che le descrivono sono state considerate e i testi sono stati esaminati e confrontati statisticamente calcolando il valore dei vari coefficienti introdotti come misura della vicinanza o dipendenza tra i testi. Se il coefficiente P di XY per una coppia di testi XY assume un valore dello stesso ordine di quello relativo ai testi dipendenti, allora i due testi X ed Y insieme all'intervallo di tempo ad essi associato sono considerati statisticamente dipendenti e nella carta cronologica globale il segmento ad essi corrispondenti è stato marcato con la stessa lettera, per esempio la lettera T. Se invece il coefficiente P di XY rientra nei valori relativi a testi indipendenti, allora X ed Y sono statisticamente indipendenti e quindi sono rappresentati sulla carta cronologica globale con due simboli diversi, per esempio la lettera H e C.
Come risultato di questo enorme esperimento in cui centinaia di testi sono stati esaminati, contenenti decine di migliaia di nomi e centinaia di migliaia di righe di testo, Fomenko inaspettatamente scoprì coppie di epoche che sono considerate indipendenti nella storia tradizionale, ma con grafici straordinariamente simili e a volte praticamente identici. La carta cronologica globale rivela quindi coppie di testi di epoche corrispondenti statisticamente dipendenti. Inoltre è uscito fuori un altro fatto di eccezionale importanza, cioè l'applicazione alla carta cronologica globale di tutti i metodi di datazione porta allo stesso risultato. In altre parole, se due testi x ed y con l'applicazione per esempio del metodo dei picchi massimi risultano statisticamente dipendenti, allora risultano essere dipendenti anche in base a tutti gli altri metodi applicabili a due testi in esame. Non solo, ma i risultati ottenuti concordano anche con la datazione astronomiche, nella fattispecie ben si associano all'effetto di spostamenti in su delle date delle antiche eclissi. Questa corrispondenza dei risultati ottenuti con i diversi metodi e le datazioni astronomiche è molto importante. I nuovi metodi statistici sviluppati da Fomenko non hanno scoperto duplicati inaspettati tra documenti relativi al periodo che va dal XIII al XX secolo, mentre per documenti precedenti al XIII secolo, e in modo particolare al X secolo, gli stessi metodi hanno portato alla scoperta inaspettata di molti nuovi duplicati statistici che invece erano considerati indipendenti. Fomenko chiarisce che quando parla di dipendenza di epoche storiche non intende che ci sono degli eventi che si ripetono ciclicamente in delle epoche storiche reali diverse nella storia della civiltà. Non sono stati rinvenuti dati a supporto di questa ipotesi. Invece, parlando di dipendenza delle epoche storiche, si afferma semplicemente che c'è una dipendenza statistica tra i testi relativi a quelle epoche, che di fatto contengono la descrizione degli stessi eventi avvenuti nello stesso periodo storico nella storia della stessa regione, ma che sono stati inseriti erroneamente nel manuale scaligeriano in epoche diverse. Ma vediamo qualche esempio. Come cronaca medievale X prendiamo in considerazione il testo di Gregorovius, Storia della città di Roma, considerando l'arco temporale che va dal 300 all'816 d.C. Come cronaca Y consideriamo la storia di Roma di Tito Livio, contenente la descrizione degli eventi che vanno dall'anno 1 al 459 dalla fondazione di Roma, e per completare la descrizione degli anni dal 459 al 517 dalla fondazione di Roma è stato utilizzato il materiale proveniente dalla monografia moderna di Sergiv. Grazie alla forte dipendenza tra il libro di Sergiv e quello di Tito Livio manifestata da un coefficiente di vicinanza pari a 2 per 10 alla meno 12. Quindi X rappresenta i libri di Gregorovius sulla Roma medievale ed Y la somma dei libri di Tito Livio e Sergiv sulla Roma antica. Il coefficiente P di XY in questo caso è pari a 6 per 10 alla meno 11, che ha un valore molto basso. Trascurando invece il libro di Sergiv, considerando quindi come X la storia medievale di Roma dal 300 al 758 d.C. come Y la storia di Roma di Tito Livio, dall'anno 1 all'anno 459 dalla fondazione di Roma, invece P di XY è pari a 6 per 10 alla meno 10 e anche questo valore è molto basso. Entrambi questi risultati mostrano che c'è una forte dipendenza tra i testi presi in considerazione, che in altre parole descrivono gli stessi eventi, cioè lo stesso periodo storico relativo alla stessa regione. Più semplicemente la Roma antica e la Roma medievale sono la stessa cosa. In pratica, alcune fonti sono rimaste al loro posto e sono state definite più tardi medievali, mentre altre sono state artificialmente spostate in giù di 1050 anni e chiamate antiche, ma entrambe descrivono gli stessi eventi. Quindi, sulla carta cronologica globale, queste due epoche risultanti vicine, in maniera anomala dal punto di vista del coefficiente P di XY, sono state indicate con lo stesso simbolo. Vediamo invece ora degli esempi di applicazione del metodo di riconoscimento delle dinastie dipendenti. Consideriamo come dinastia annalistica A il secondo impero romano antico fondato da Lucio Silla presumibilmente nell'82-83 a.C. e conclusosi con Caracalla intorno al 217 d.C. La dinastia annalistica B invece corrisponderà al terzo impero romano antico ripristinato da Lucio Aureliano
nel 270 d.C. e conclusosi con Teodorico nel 526 d.C. In questo caso il coefficiente C di AB è pari a 10 alla meno 12. La probabilità che la somiglianza tra le dinastie sia puramente casuale è bassissima, quindi le dinastie sono statisticamente dipendenti, cioè la dinastia A è risultante dalla dinastia B spostata in giù di 333 anni. Comunque, questa corrispondenza è secondaria, nel senso che entrambe queste dinastie annalistiche non solo si doppiano l'un l'altra, ma risultano esse stesse dei riflessi fantasma di un'altra dinastia più tarda, collocata nel tempo più vicino a noi. Ora consideriamo come dinastia annalistica A i papi romani del primo medioevo dal 140 al 314 d.C. e come dinastia annalistica B i papi romani del primo medioevo dal 324 al 532 d.C. In questo caso il coefficiente C di AB è pari a 8,66 per 10 alla meno 8, quindi le due dinastie sono statisticamente dipendenti. Consideriamo come dinastia annalistica A il Sacro Romano Impero medievale fatto risalire agli anni 983-1266 d.C. e come dinastia annalistica B il flusso dinastico dell'antico Impero Romano fatto risalire agli anni 270-553 d.C. In questo caso il coefficiente C di AB è pari a 2,3 per 10 alla meno 10, quindi le due dinastie sono statisticamente dipendenti, cioè la dinastia B è risultante dalla dinastia A spostata in giù di 720 anni. Infine consideriamo come dinastia annalistica A gli antichi re di Giuda del presunto periodo che va dal 928 al 587 a.C., descritti nei seguenti libri della Bibbia, Samuele 1 e 2, Re 1 e 2 e le Cronache. Mentre come dinastia annalistica B consideriamo il flusso dinastico del medievale Sacro Romano Impero del presunto periodo che va dal 911 al 1307 d.C. In questo caso il coefficiente C di AB è pari a 10 alla meno 12, quindi le due dinastie sono statisticamente dipendenti con uno slittamento cronologico di 1830 anni. Quindi l'applicazione dei metodi empirico-statistici elaborati da Fomenko alla carta cronologica globale ha rivelato coppie di testi di epoche corrispondenti statisticamente dipendenti che erroneamente nel manuale scaligeriano sono state considerate come epoche diverse. Così facendo, da un punto di vista statistico, è emerso che il manuale scaligeriano della storia antica e medievale è la somma di 4 duplicati praticamente identici di una cronaca più breve spostati in giù rispetto al loro originale medievale di circa 333, 1050 e 1778 anni. Come esempio consideriamo la parte E della carta cronologica globale nel segmento di tempo che va dal 1600 a.C. al 1800 d.C. e che riguarda la storia dell'Europa. Questa riga cronaca è una parte importantissima del manuale scaligeriano che, come possiamo vedere, contiene delle epoche duplicati che si ripetono indicati con lettere uguali. Non solo, essa può essere scomposta nella somma dei seguenti 3 slittamenti cronologici rappresentati da queste 4 righe cronache C1, C2, C3 e C4. La cronaca C2 si unisce alla cronaca C1 con uno slittamento in giù di 333 anni, la C3 si incolla alla C1 e alla C2 con uno slittamento di 1053 anni ed infine la cronaca C4 si unisce alle altre con uno slittamento in giù di 1778 anni. Tutti questi slittamenti sono calcolati a partire da uno stesso punto. In questo modo è stato possibile ripristinare la cronaca originale C0 che descrive l'epoca dal X al XVII secolo d.C. In particolare, la cronaca C0 descrive gli eventi dal 960 d.C. in poi. Tutti gli eventi precedenti al 960 d.C. del manuale scaligeriano, quindi, da un punto di vista statistico, non sono nient'altro che un riflesso fantasma di eventi più tardi avvenuti dopo il 960 d.C. La cronaca C0 è l'originale da cui poi sono stati creati tutti i duplicati fantasma che statisticamente sono stati individuati grazie all'applicazione dei nuovi metodi empirico-statistici. Nell'annale originale C0 i frammenti K, R e P contengono pochissime informazioni
mentre la parte fondamentale della cronaca è nei frammenti T, C ed H a partire dal 1250 d.C. Tra il XVI ed il XX secolo non sono stati individuati dei duplicati fantasma statistici di rilievo, mentre il periodo tra il X e il XIII secolo risulta essere la somma di due cronache, una reale, contenente la descrizione di alcuni eventi dei secoli X-XIII, e un duplicato fantasma di eventi del periodo che va dal XIV al XVII secolo, con uno slittamento cronologico di 300 anni. Uno degli ultimi avvenimenti che è stato spostato in basso rispetto alla sua epoca reale fu molto probabilmente l'attività del famoso cronologista Dionigi Petavius, che è stato proiettato nel passato nella figura di Dionigi il Piccolo, attivo presumibilmente nel VI secolo d.C. È curioso che i metodi empirico-statistici non abbiano rinvenuto alcun duplicato statistico per gli eventi accaduti dopo Petavius. Si può quindi assumere che dopo la morte di Dionigi Petavius gli slittamenti cronologici nella storia siano cessati, e questo fatto indicherebbe che proprio Scaligero ed il suo successore Petavius siano gli artefici di questi slittamenti, sono stati quindi loro ad aver moltiplicato la storia in vari esemplari. È importante sottolineare che la stratificazione del manuale scaligeriano non riguarda solo la storia dell'Europa e del Mediterraneo, ma tutta la carta cronologica globale, compresa l'Asia, l'Egitto, eccetera. Ricapitolando, il primo risultato importante del lavoro di Fomenko e dei suoi collaboratori è stata la scoperta dei principi che regolano il lavoro dei cronisti con la formulazione e la verifica sperimentale di nuovi metodi empirico-statistici di datazione. Il secondo è stato la stesura della carta cronologica globale con indicanti tutti i duplicati statistici ottenuti dall'applicazione di questi nuovi metodi. Infine, il terzo risultato importante è la scomposizione della carta cronologica globale nella somma di 4 cronache praticamente identiche tra di loro, ma spostate rispetto al loro originale medievale di circa 333, 1050 e 1778 anni. Quindi questi sono i tre principali risultati empirico-statistici del lavoro effettuato tra il 1973 ed il 1980 da Fomenko con l'aiuto dei suoi collaboratori, la maggior parte dei quali specializzati in statistica matematica e nelle sue applicazioni. Dopodiché ha avuto inizio tutto il lavoro interpretativo di questi risultati, in cui sono state formulate varie ipotesi per spiegare le regolarità scoperte e le ragioni che hanno portato all'apparizione di questi duplicati. Come sottolinea lo stesso Fomenko, i risultati ottenuti e le relative interpretazioni non sono da considerarsi come qualcosa di assoluto, definitivo. Come scrive sempre Fomenko, nessuno afferma che la cronaca più breve originale C0 da loro ripristinata sia completa, ma la si può considerare semplicemente come una possibile versione. Le interpretazioni dei risultati statistici ottenuti possono essere di varia natura e richiederanno molto lavoro da parte di specialisti in diversi settori. Come ancora specifica, il suo atteggiamento verso alcuni quesiti discussi è il risultato della cooperazione e dei numerosi confronti avuti. In particolare, i risultati statistici sono stati presentati alla terza, quarta e quinta conferenze internazionali di Vilnius sulla teoria delle probabilità e statistica matematica nel 1981, 85 e 89, rispettivamente al primo congresso mondiale della Società Internazionale di Statistica Matematica e di Teoria delle Probabilità Bernoulli del 1986 ed in molti altri seminari tenuti da diversi importanti accademici. Nel 1990 fu pubblicato il libro Metodi di analisi statistica dei testi narrativi e applicazione alla cronologia, con la prefazione di Albert Shiriev, all'epoca presidente della Società Internazionale di Statistica Matematica e di Teoria delle Probabilità Bernoulli, capo del Dipartimento di Statistica Matematica e di Teoria delle Probabilità dell'Istituto di Matematica Steklov ed in seguito direttore della cattedra di Teoria delle Probabilità presso la Facoltà di Matematica Meccanica dell'Università di Mosca. Nella sua prefazione al libro di Fomenko scrive che oggi, cioè all'epoca del 1990, i metodi della statistica applicata si sono diffusi in campi diversi della conoscenza, inclusa l'indagine di testi di varie origini. Come testi si intendono delle sequenze di simboli, segnali o codici di diverse tipologie,
per esempio dei 2 lunghi codici genetici, le rappresentazioni grafiche codificate come un testo, così come dei testi narrativi veri e propri come le cronache storiche. In questo caso uno dei problemi più importanti è il riconoscimento di testi dipendenti, cioè di testi che hanno una certa somiglianza proveniente da qualche tipo di origine comune. Applicata allo studio dei testi narrativi, tutto ciò si traduce, come abbiamo visto, nel problema del riconoscimento dei testi dipendenti che hanno un'origine comune e di quelli indipendenti provenienti da fonti diverse. Questi tipi di problemi sono eccessivamente complicati, quindi come dice Shiriev, la formulazione di nuovi metodi di riconoscimento empirico statistici è la benvenuta. Questo è esattamente ciò che ha fatto Fomenko, con un approccio, come afferma Shiriev, non convenzionale che richiede un po' di attenzione da parte di chi è nuovo a queste costruzioni logiche. Invece l'idea di base di Fomenko appare piuttosto naturale dal punto di vista della moderna statistica matematica e può essere facilmente inclusa nel sistema concettuale della statistica applicata. In altre parole, nel Novecento lo sviluppo della statistica ha avuto un grande impulso e man mano i metodi statistici sono stati applicati a varie branche della conoscenza. Mentre altri applicavano la statistica per esempio allo studio di sequenze di DNA, alla ricerca di sottosequenze, cioè porzioni simili, Fomenko non ha fatto nient'altro che applicare per la prima volta questo nuovo approccio statistico di indagine allo studio dei testi storici. Un lavoro impressionante, unico nel suo genere, ed è lo stesso Fomenko a sottolineare la necessità di un'analisi critica e di fare una distinzione tra risultati puramente matematici e la loro interpretazione, per la quale è necessario un confronto ed una collaborazione tra vari ambiti scientifici. Quindi Fomenko non è, come a volte si vuol far credere, una persona che ad un tratto si è alzata una mattina e si è messa a dire che la storia tradizionale è tutta da riscrivere, ma è un matematico, ben noto per altri importanti lavori in ambiti diversi, che per la prima volta ha applicato la statistica alla storia, ottenendo dei risultati del tutto inaspettati. Come detto all'inizio, è stata proprio questa invasione di campo da parte dei matematici a non essere stata molto gradita da parte degli storici, ma si tratta semplicemente di un'evoluzione naturale degli ambiti di applicazione della statistica matematica. Dopo essere stata applicata alla fisica, alla biologia e alle scienze sociali come l'economia e la psicologia, con Fomenko è stata applicata anche allo studio dei testi storici, per cercare di dare una soluzione al problema della necessità di nuovi metodi indipendenti di datazione. Questo è un aspetto molto importante. Quella di Fomenko non è una costruzione matematica creata ad hoc per giustificare la sua ricostruzione storica. Fomenko invece non ha fatto altro che utilizzare lo stesso approccio statistico già applicato alle altre scienze naturali e sociali, ottenendo dei risultati statistici del tutto inaspettati, che poi hanno dato luogo alla sua ricostruzione storica, che è stata quindi una conseguenza inattesa dell'applicazione di questi nuovi metodi empirico-statistici. Una ricostruzione che poggia quindi su una solida base scientifica. Poi è lui stesso a dire che i suoi non sono metodi universali, che hanno dei limiti di applicabilità, che i risultati ottenuti sono risultati statistici non assoluti, ed è aperto al confronto sull'interpretazione di questi risultati. Purtroppo si tende a banalizzare il lavoro di Fomenko, a volte perché non si è in realtà riusciti a comprendere invece l'importante lavoro matematico realizzato da lui e da tutti i suoi collaboratori. Quindi Fomenko, quando per esempio afferma che la Roma antica è in realtà medievale, non è perché così ha deciso una mattina, ma perché è quello che rivelano i risultati statistici. Ed è stato proprio questo il punto di svolta nelle indagini storiche, perché finora ci si era affidati a metodi imprecisi, strettamente collegati alla cronologia scarigeriana e a valutazioni soggettive degli storici scaturite dalla lettura dei testi, mentre adesso per la prima volta si è passati ad un'analisi oggettiva delle fonti storiche e a metodi nuovi indipendenti, del tutto scollegati da tutto ciò che era stato precedentemente stabilito. Questo è stato il punto di svolta, l'invasione dei matematici nella storia, che a molti storici non è piaciuta, mentre sarebbe auspicabile una maggiore apertura e finalmente un dialogo tra storici e matematici. Insomma, un lavoro ed una ricerca di tutto rispetto che ha visto impegnato il matematico russo e la sua equipe fin dagli anni 70 e che ha messo in discussione tutto ciò che riguardava la storia consensuale.
È una ricerca questa che è stata condotta nel modo più scrupoloso e trasparente possibile, dove sono stati mostrati a tutti i risultati, i dubbi ed anche i limiti in un certo senso della stessa. Come più volte affermato dallo stesso Fomenko e come accennato in precedenza, i calcoli statistici da lui effettuati non sono assoluti. È chiaro che un margine di errore viene previsto sempre e lo stesso vale per i metodi di datazione consensuali che abbiamo affrontato in una puntata precedente e che vi invito a recuperare se non l'avete ancora vista. Tuttavia, per essere certi al massimo, i risultati che man mano uscivano dai calcoli sono stati verificati effettuando molteplici controprove per comprendere se effettivamente si trattava di una casualità, di un errore o se c'era una possibilità concreta per la loro validità. I risultati non sono da intendersi assoluti, poiché la perfezione nella statistica non c'è, contrariamente a come qualcuno vuol far passare, e ripeto, è lo stesso Fomenko ad affermarlo. Però d'altro canto lui ha applicato la statistica in modo perfetto, come sapeva fare, nel modo più onesto intellettualmente possibile, come tra l'altro è stato riconosciuto con grande consenso dalla comunità dei matematici, statistici e da molti accademici che hanno asserito quanti calcoli effettuati fossero incontestabili. Basti pensare che l'accademico Kolmogorov, durante la terza conferenza internazionale sulla teoria delle probabilità e statistica matematica, tenutasi a Vilnius nel 1981, invitò in seguito Fomenko a casa sua e gli chiese di leggergli qualcosa dei suoi lavori sulla cronologia. Il matematico russo gli lasciò una tesina di 100 pagine, scritta nel 1979 e che stava preparando per le stampe, nonché un manoscritto di 500 pagine dedicato interamente al tema. Dopo aver letto attentamente il materiale, Kolmogorov invitò nuovamente Fomenko a casa sua, poiché aveva molte domande da porgli circa parallelismi dinastici tra le varie dinastie antiche, comprese quelle bibliche, e le dinastie medievali. Aggiunse che lo spaventava la prospettiva di una revisione radicale di molte idee moderne basate sulla storia antica, ma non manifestò comunque nessuna obiezione sui metodi. Questo racconto assume ancora più importanza alla luce del fatto che Kolmogorov faceva parte anche del team di redazione della rivista I progressi delle scienze matematiche insieme al professor Alexandrov e si era rifiutato al tempo di pubblicare un articolo del professor Postnikov sulle ricerche di Morozov con i relativi risultati ottenuti nel campo della cronologia. Anzi, si rifiutò persino di prenderlo in mano, riferendo che doveva essere cassato, poiché aveva speso molte forze per screditare Morozov molti anni prima e avrebbe fatto una brutta figura nel caso in cui fosse emerso che Morozov alla fine avesse ragione. Così l'articolo non fu pubblicato. Questo fatto la dice lunga su quelle che possono essere le reali motivazioni dietro ad una massiccia azione volta a screditare Fomenko e la sua pluriennale ricerca. Il motivo che spinge storici ed altri personaggi a voler smentire a tutti i costi gli scritti di Fomenko è lo stesso che spaventava Kolmogorov, la revisione completa di tutto quello che si sapeva fino a quel momento. Questo si percepisce nel momento in cui si vanno a leggere articoli o guardare video di chi ha portato all'attenzione il progetto Nuova Cronologia con solo lo scopo di deriderlo e fargli perdere credibilità, classica mossa becera utilizzata da chi non può confutare con una tesi valida il lavoro di un altro che lo sovrasta in termini di qualità. Ciò che fanno queste persone è far comparire Fomenko come uno che da un momento all'altro ha iniziato a dire che la storia scaligeriana fosse sbagliata, che molte dinastie erano copie delle altre e peggio ancora che i suoi calcoli sono stati fatti appositamente per dare credibilità e confermare le sue parole. Solo queste affermazioni denotano in chi le dice la completa mancanza di conoscenza di tutto il lavoro svolto dal ricercatore russo, nonché mancanza di onestà intellettuale, ma al contrario mostra la malafede che li spinge a voler distruggere a tutti i costi, con semplici parole ironiche e disinformanti, una ricerca pluriennale sostenendo che l'archeologia ha comprovato tutto della storia consensuale, cosa che abbiamo visto non essere proprio così. A questo proposito, se i calcoli fatti da Fomenko non sono giusti e sono fuorvianti, volti solo a tirare l'acqua al proprio mulino, invito chiunque voglia confutare in modo preciso i risultati matematici emersi che mettono in evidenza dei fatti oggettivi come duplicati fantasma, eccetera,
di munirsi di un team di ricerca che preveda la presenza di esperti nel campo della matematica e della statistica e sviluppare dei propri metodi di calcolo empirico-statistici che siano in grado di provare la non credibilità dei metodi indipendenti sviluppati da Fomenko e confutarlo nel modo più assoluto. Peccato che oltre a tante parole al vento questo non sia stato fatto da chi afferma la non lucidità mentale dello scienziato russo. Qualsiasi tesi volta a screditare il progetto della nuova cronologia dovrebbe essere supportata da basi solide, ma mi rendo conto che ormai oggigiorno qualcuno si accontenta di ascoltare ripetere a pappagallo gli slogan propagandistici del pensiero unico. A non ragionare con la propria testa e di versi qualsiasi tesi superficiale che si pone l'obiettivo di screditare una tesi alternativa, oltretutto etichettata come pseudoscientifica dalla scienza ufficiale, che è tale solo per consuetudine, solo perché nei secoli dal periodo della Riforma ha trovato terreno fertile per proliferare, schiacciando sul nascere qualsiasi voce contraria capace di metterla in discussione. Troppo facile così. Inoltre c'è da sottolineare che le varie considerazioni fatte da Fomenko per ciò che concerne le ipotesi storiche sono frutto di confronti e studi incrociati, utilizzando anche le numerose fonti che mette a disposizione a chiunque le voglia consultare per verificare ciò che asserisce. Fonti sia riportanti la storia scaligeriana consensuale, sia versioni alternative di numerosi studiosi, ricercatori che nei secoli hanno divulgato le loro scoperte. Lui, come gli storici appartenenti al gruppo di ricerca, non si sono inventati nulla, ma le loro considerazioni si poggiano su basi ben definite. Viene accusato di essersi appropriato dei calcoli statistici di Newton e delle ricerche di Morozov rispetto alla nuova cronologia e fatte proprie, quando, prima cosa all'epoca del fisico inglese, la statistica come scienza era appena nata ed i metodi applicati da Fomenko sono stati formulati molti secoli dopo, ed oltretutto lo scienziato si era occupato di rivedere soltanto la cronologia dell'antico Egitto e dell'antica Grecia. Aggiungo poi che per asserire una cosa del genere si dovrebbe quantomeno essere in possesso degli scritti di Newton per capire effettivamente cosa c'è contenuto, e reputo ciò alquanto difficile, considerato che non sono disponibili. Seconda cosa, Fomenko parla nel modo più trasparente possibile di Morozov, citandolo sempre, parlando delle sue ricerche e affermazioni, sottolineando quando si trova d'accordo con esse o meno, e addirittura, come nel caso delle nuove datazioni astronomiche delle eclissi di Tucidide, non si fa problemi ad affermare che i risultati ottenuti da Morozov siano più corretti. Oltre a questo, è importante ribadire che se Fomenko ha tralasciato molti degli argomenti che magari vengono fatti rientrare nel mondo dell'informazione alternativa o delle teorie della cospirazione, come piace chiamarla al mainstream, non significa per forza che le abbia volute occultare, ma semplicemente da matematico ha trattato solo gli aspetti che ha potuto misurare e verificare, tralasciando anche quelli di cui non è ovviamente a conoscenza e su cui non sente il bisogno di addentrarsi, perché anche lui avrà le sue credenze concernenti a vari ambiti del sapere. Lui stesso infatti asserisce come la storia consensuale sia affidabile dal XVII secolo in poi, ma questo è dovuto al fatto che a livello statistico non sono emerse prove ed evidenze di duplicati fantasma, eccetera. In realtà sappiamo bene quanto anche la storia moderna abbia molte zone d'ombra e sia piena di retroscena coperti da una versione fittizia. Come se non bastasse, oggi, dal momento che la nuova cronologia sta prendendo molto piede, viene accostata anche a discorsi politici e come ideologia alla base della guerra in atto oggigiorno. Questo è l'esempio che vede una nota scrittrice ucraina affermare nel suo libro come il presidente russo stia sostenendo questa guerra sulla base delle ricerche di Fomenko. Lo trovo un tentativo molto risibile che si pone come obiettivo quello di screditare maggiormente questa ricerca. D'altro canto non dimentichiamoci che l'odierno assetto politico è basato su una versione storica creata ad hoc, riscritta da vincitori che se ne sono serviti per raggiungere anche gli scopi più meschini. Sono stati distrutti luoghi, regioni un tempo ricche, piene di storia gloriosa, sono state ridicolizzate, fatte passare alla storia come luoghi pieni di barbari che si comportavano come animali, come se l'animale fosse poi un essere inferiore, ma lasciamo stare. Sono stati commessi genocidi ed eliminate popolazioni intere. Molte altre sono state perseguitate sempre sulla base di ideologie che trovavano fondamento nella nuova versione scaligeriana introdotta anch'essa con la forza.
Ci scrivono pure articoli sostenendo come fosse una mossa politica da parte della nazione russa per tentare di risollevare la loro storia proprio negli anni dopo la guerra fredda. Non ci vedo nulla di male e nemmeno un fattore capace di screditare tale ricerca, poiché, prima cosa, come ampiamente ribadito, prima si tratta di una ricerca che poggia su solide basi oggettive misurabili da chiunque voglia farlo. Seconda cosa, sia per questo la parte occidentale si è sempre presa la scena a discapito di altri. Al di là di ciò, per quanto mi riguarda, si può dibattere su questo, ma alla fine vuol dire, a mio avviso, prendere le parti di una o dell'altra fazione e dividerci ancora di più. Secondo me, per il discorso nuova cronologia in generale, il punto sta proprio nel prendere atto che effettivamente la nostra storia può essere differente, comprendere le modalità con cui i vincitori l'hanno riscritta, capire quindi come possano essersi svolte le vicende e arrivare poi a comprendere le nostre origini ed arrivare infine a capire anche quello che ci è capitato nel piano più sottile, poiché l'uomo senza memoria di chi è non ha identità e può essere manovrato e gestito a piacimento. Fatto questo, ci si può concentrare sul riappropriarci anche degli altri aspetti che tutti insieme ci aiutano a tornare consapevoli in toto di noi stessi ed autodeterminarci, così da tornare a vivere nel vero senso della parola, in accordo con noi, la natura e tutto l'universo, poiché noi siamo al tempo stesso tutto questo. Bene ragazzi, non mi voglio dilungare oltre perché penso sia stato detto tutto. È stato un video che ha richiesto molto tempo per essere fatto, ma era doveroso per andare a comprendere nel modo più profondo possibile quella che è la parte tecnica, matematica e statistica di Fomenko, che rappresenta una base solida ed oggettiva per la ricostruzione che seguirà poi. Ne ho voluto approfittare anche per dare delle mie considerazioni, ovviamente opinabili, e rispondere un po' alle varie critiche che vengono mosse nei suoi confronti, che non hanno nulla di costruttivo ma sono tentativi in malafede volti a fargli perdere credibilità in alcuni casi. Ringrazio infine Elisa per avermi aiutato nello specifico, per essersi occupata della parte matematica e statistica con cui ci ha restituito una spiegazione chiara e semplice dei vari metodi utilizzati da Fomenko, cosa che non sarei riuscito a fare da solo, lo ammetto, nonché l'aiuto che mi ha dato nel farmi comprendere aspetti della statistica di cui ero totalmente all'oscuro e che mi hanno permesso di formulare determinate considerazioni su questo aspetto. In ultimo, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come al solito mettete mi piace, commentate per farmi capire cosa ne pensate ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima.